Che cos'è esattamente un branded podcast? A che serve? Dovresti averne uno? Scopriamolo insieme. Spessissimo abbiamo sentito parlare di storytelling aziendale. Perché? Perché le aziende, grazie a questa forma di racconto, possono avvicinare le persone e avvicinarle ai propri valori e alla propria mission aziendale. Quindi lo storytelling da una decina d'anni più o meno a questa parte è parte attiva, una delle parti più importanti della comunicazione aziendale verso l'esterno. Le aziende, per fortuna, avendo questa necessità di comunicare attraverso lo storytelling e visto che il podcast sta diventando sempre più uno strumento di comunicazione, soprattutto anche utilizzato dalle aziende, hanno pensato di rivolgersi a professionisti per poter sviluppare questi podcast di marca, podcast aziendali. Un branded podcast è sicuramente un'attività di marketing sviluppata dalle aziende che non è strettamente collegata con la promozione del proprio marchio o dei propri prodotti. Un podcast di marca, quindi, un podcast aziendale, non è quindi strettamente correlato alla promozione dei propri prodotti, ma ha più a che fare con lo storytelling, col racconto, con i valori dell'azienda. Questi podcast aziendali hanno la stessa tipologia di narrazione di un podcast normale, soltanto che si allineano con quelli che sono i valori e la mission aziendale. Nel 2018 Fast Company, un'azienda americana, ha definito i podcast come gli annunci che le persone vogliono ascoltare. Alcuni podcast aziendali raccontano la vita dei dipendenti dell'azienda, quindi tutto ciò che non si vede di quell'azienda, quindi puntando molto sulla curiosità, puntando molto davvero sulla storia delle singole persone che fanno parte dell'azienda. Altri podcast invece sono utilizzati per raccontare i prodotti attraverso il loro utilizzo da parte di persone, quindi raccontano le storie delle persone prendendo spunto appunto dall'utilizzo che queste persone ne fanno del prodotto dell'azienda. Uno studio americano che si è basato sull'utilizzo delle neuroscienze ha stabilito che i podcast aziendali, quindi branded podcast, sono più efficaci degli annunci televisivi. I ricercatori hanno intervistato più di 2500 persone in giro per il mondo e hanno misurato le loro attività cerebrali mentre queste persone ascoltavano questi podcast aziendali. Che cosa ne è venuto fuori da questo studio? Che le persone, quando ascoltavano i branded podcast, erano più coinvolte a livello cerebrale del 16%. Lo stesso studio ha scoperto che questo coinvolgimento porta a una migliore crescita del brand, agli occhi e alle orecchie, sarebbe il caso di dire, degli ascoltatori. Ad esempio, 89% in più di consapevolezza del marchio, 57% in più della considerazione del marchio, 24% in più di preferenza per il marchio e 14% in più di intenzione di acquisto. Qual è la causa di tutta questa efficacia? Semplice. I podcast, proprio perché le persone li ascoltano con gli auricolari, con le cuffie, creano un legame molto più intimo tra la voce che sta raccontando e le persone che ascoltano. Inoltre i podcast, pur essendo branded podcast, quindi podcast aziendali, non hanno nulla a che fare con le pubblicità tradizionali dalle quali le persone spesso rifuggono. Secondo questo studio, circa il 75% delle persone che ascolta un branded podcast agisce in funzione del messaggio che ha ascoltato nel podcast. Quindi questa è una grandissima opportunità che tutte le aziende dovrebbero utilizzare. Ok, ma come può un'azienda sviluppare il proprio branded podcast? Allora, in primis sicuramente bisogna comprendere che il branded podcast è uno strumento di marketing molto importante e come tale necessita di risorse economiche oltre che di professionisti che lo realizzano. Quindi il primo consiglio che posso dare alle aziende è quello di non risparmiare, perché come in tutte le attività pubblicitarie e promozionali, qualsiasi strumento che viene utilizzato ma non ha le giuste risorse sia economiche che di professionalità è destinato a fallire. Inoltre, qualunque podcast aziendale dovrebbe essere strettamente allineato con la mission aziendale. Questa potrebbe essere una cosa scontata e ovvia, ma ti assicuro che non è così, perché spesso le aziende, anche al di fuori del branded podcast,
hanno delle comunicazioni pubblicitarie che spesso non sono allineate con la mission e con i valori aziendali, e questo, diciamo, crea disturbo, crea fastidio nella persona che fruisce di queste comunicazioni e non si verifica, non si concretizza nell'acquisto. Un podcast aziendale non è uno strumento collegato alla vendita diretta. Questo è fondamentale ribadirlo più e più volte, perché il branded podcast non è un veicolo commerciale attraverso il quale fare uno spot. Lo spot pubblicitario radiofonico è un'altra cosa. Qui stiamo parlando di podcast aziendale, e il podcast, proprio prima parlavamo di storytelling, deve raccontare qualcosa alle persone. Quando questo podcast appare troppo promozionale e quindi si capisce anche in maniera abbastanza facile che l'obiettivo è semplicemente vendere, anche in questo caso è destinato a fallire. Il podcast aziendale da solo può arrivare fino a un certo punto. È necessario che l'azienda utilizzi tutti gli strumenti a sua disposizione, penso ad esempio ai social network, al blog, al canale YouTube e a quant'altro, per veicolare il podcast aziendale. Come dire, più canali vengono utilizzati per veicolare questo messaggio, questo racconto, più questo sarà efficace, perché arriverà alle persone giuste nel momento giusto e quindi l'azienda raggiungerà i propri obiettivi. Un branded podcast ha diversi obiettivi: quello di far crescere la conoscenza del marchio, quello di avvicinare le persone, potenziali clienti, quello di coinvolgere gli utenti, e tutto questo senza essere troppo promozionali. Bene, spero che questo mio video sul branded podcast possa essere stato interessante per te che lo stai guardando, e come al solito ti chiedo di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!